Allora, un saluto a tutti gli amici e amiche del blog di Grillo. Io sono Paolo Ermani dell'associazione Paea e mi occupo di problematiche energetiche, di risparmio energetico, di energie rinnovabili da molto tempo. Dunque, la situazione attuale, il gas, l'interruzione delle forniture in questi giorni, è figlia di un sistema che è assolutamente irrazionale e inadeguato. Il sistema energetico attuale che abbiamo in Italia è fortemente centralizzato. La centralizzazione è la madre praticamente di tutti gli sprechi e di tutti i blackout. È un sistema inoltre vulnerabilissimo e questo perché? Perché noi dipendiamo dall'estero per oltre l'80% dell'energia di cui abbiamo bisogno. Questo significa la strategia del suicidio programmato e in questi giorni purtroppo stiamo vedendo il triste successo di questa strategia. La centralizzazione comporta che noi abbiamo delle grosse centrali che hanno rendimenti bassissimi. I rendimenti di queste centrali che vanno dal 35% al massimo in alcune centrali a ciclo combinato a gas arrivano al 55%. Quindi o i 2/3 o la metà dell'energia viene completamente buttata alla fonte. Poi abbiamo la trasmissione in rete dell'energia prodotta, dell'elettricità prodotta, e anche lì abbiamo delle perdite. Perché questo sistema è rigido e ci comporta tutti questi problemi? Perché noi abbiamo queste centrali che portano l'elettricità a centinaia di chilometri di distanza e questa è una delle problematiche che si sta verificando adesso. Vediamo interi paesi bloccati, comunità che non hanno più l'elettricità. Se questi paesi, queste comunità o quartieri o condomini avessero loro direttamente prodotto l'energia elettrica di cui avevano bisogno, non ci sarebbero stati questo tipo di problemi o comunque sarebbero stati estremamente ridotti questi problemi. Noi abbiamo una potenza installata delle centrali che abbiamo in Italia che è quasi doppia rispetto alla domanda. Quindi il blackout non si verificano perché non abbiamo abbastanza energia, noi ne abbiamo pure troppa. Questa energia centralizzata, rigida e dipendente comporta tutti i problemi a cui stiamo assistendo oggi. È una tecnologia del Pleistocene praticamente. Adesso inventano la soluzione, benissimo, andiamo a centrali a olio. Le centrali a oli combustibili di derivazione petrolifera sono estremamente inquinanti, difatti si sono messe in funzione queste centrali in deroga alle restrizioni ambientali che ci sono. Quindi la soluzione che stanno adottando è quasi peggiore del male. In questi giorni si sta parlando di avere nuovi rigassificatori e anche qui cascano male perché i due rigassificatori che ci sono in Italia, meglio non dire unici perché comunque i due rigassificatori che ci sono in Italia, Panigaglia e Rovigo, in questi giorni hanno grosse difficoltà perché questi geni non hanno previsto che in inverno, in cui c'è maggior bisogno di gas, le navi metaniere devono attraccare a questi rigassificatori per scaricare appunto il gas. Quindi che succede? È possibile che il mare è più agitato del solito, è normale, e quindi in questi giorni queste navi metaniere non riescono a attraccare. Quindi i rigassificatori non sono una soluzione. Costruirne altri non cambierebbe la situazione perché anche con altri rigassificatori saremmo comunque sempre dipendenti dall'estero. Una piccola parentesi sull'aspetto occupazionale. Un rigassificatore come quello di Livorno che stanno ultimando darà lavoro a ben 120 persone, quindi non vi preoccupate più dei problemi di disoccupazione perché i rigassificatori risolveranno tutti i problemi dell'occupazione in Italia. Dire che avere altri rigassificatori non è la soluzione perché è la stessa musichetta che suonavano e cantavano prima negli scorsi anni quando dicevano bisogna diversificare le fonti e quindi ci hanno riempito di gas che arrivava dall'Algeria, dalla Russia, dalla Libia. Adesso questa favoletta delle diversificazioni non funziona più perché stiamo vedendo che anche diversificando il problema non cambia. L'altra soluzione che danno è quella delle centrali nucleari. Ora, parlare male delle centrali nucleari è come sparare alla Croce Rossa. Le centrali sono follia criminale a scopo di lucro e comunque da un punto di vista tecnico hanno rendimenti ridicoli, anche qui non lo dicono mai, ma non superano il 40% come rendimenti, siamo sempre sul 35-40%, sono di una pericolosità altissima, l'abbiamo visto con Fukushima, con Chernobyl,
ma soprattutto in un contesto del genere non servirebbero a niente, perché le centrali nucleari producono energia elettrica e in questo momento uno dei maggiori problemi è quello del riscaldamento. E in ogni caso saremmo comunque dipendenti dall'estero per l'uranio, quindi anche questa non è una soluzione. Le soluzioni che danno gli esperti sono: se il nostro problema è la dipendenza, aumentiamo la dipendenza; se il nostro problema è l'effetto serra, aumentiamo l'effetto serra. Allora, ma perché si agisce in questo modo? Perché il primo e unico pensiero dei monopolisti dell'energia è quello al loro portafoglio. A queste persone non interessa assolutamente nulla della salvaguardia dell'ambiente e delle persone, anche perché ci sono state delle crisi simili già in passato, l'abbiamo avuto nel 2005, nel 2006, nel 2008, avevamo questi paesi da cui noi ci rifiutiamo il gas, che ci tenevano in ostaggio, quindi tempo per intervenire c'era e non l'hanno fatto. La logica che c'è dietro a tutto questo è una logica perversa, e cioè la logica di aumentare o diversificare le fonti senza intervenire sugli sprechi, che sono enormi. Che senso ha aumentare o diversificare le fonti se io spreco fiumi di energia? Questo qualcuno me lo deve spiegare, di questi geni, geni esperti energetici. Un esempio più vicino a noi, un esempio che riguarda il riscaldamento: il 60% delle abitazioni è stato costruito prima del 1970. Non che il resto sia stato costruito meglio, anzi possibilmente peggio. I consumi che hanno le abitazioni normalmente per il riscaldamento, dipende dalla tipologia di edificio, sono tra i 150 kWh al metro quadrato all'anno e i 250. Basta pensare a tutte le case che ancora hanno finestre con vetri singoli, che è una cosa che a mio avviso dovrebbe essere proibita per legge. Abbiamo delle tipologie di abitazioni che si chiamano case passive, che consumano 15 kWh al metro quadrato all'anno, cioè fra le 10 e le 15 volte meno di una casa costruita normalmente. Questo si ottiene sostanzialmente con un ottimo isolamento e con un'ottima qualità di infissi e finestre. Qualcuno mi deve spiegare per quale assurdo motivo io devo importare dall'estero montagne di combustibile che non mi servono assolutamente a nulla, perché io ho consumi nella mia abitazione che sono irrisori. Quindi l'intervento da fare è questo: ridurre i consumi a parità di comfort. I costi: una casa passiva di 100 metri quadrati fa spendere la fantastica cifra di tra i 100 e i 300 euro di riscaldamento all'anno, non al mese, all'anno. Una casa di 100 metri quadrati, dove all'interno la temperatura è tranquillamente di 20 gradi e ci si sta benissimo, ma ci si sta benissimo anche l'estate. E qui bisogna fare un po' una digressione che è importante. Adesso in estate tutti stanno mettendo dei condizionatori, e in questo stiamo seguendo il pessimo esempio degli Stati Uniti. Questo è uno dei motivi per cui gli Stati Uniti sono il primo paese al mondo con il più alto consumo pro capite energetico. In estate addirittura si hanno dei picchi di consumo elettrici che raggiungono i consumi invernali, e quindi agire sull'isolamento termico avrebbe un vantaggio per entrambe le cose, sia l'inverno che l'estate. Le case passive comunque non sono qualcosa di sperimentale, perché ne sono state costruite più di 10.000 esemplari in Europa, e a maggio ci sarà il 16° congresso internazionale sulle case passive in Germania, e sono tantissime anche le ristrutturazioni da questo punto di vista, quindi anche su edifici storici. Stiamo parlando di una realtà che è in continua ascesa. C'è da prendere l'esempio di un edificio che c'è a Bolzano, che è l'edificio delle ex poste, che è stato ristrutturato completamente con standard passivo e che ha avuto una riduzione del costo del riscaldamento e raffrescamento, da cui si è passati da 90.000 euro l'anno a 4.000, e il consumo è di soli 7 kWh al metro quadrato all'anno anziché 15, quindi si è ridotto ancora lo standard passivo di cui si parlava prima. Quando io sento parlare questi amministratori pubblici che dicono che non hanno soldi, che poverini stanno alla canna del gas, e poi hanno sprechi colossali di ogni tipo, energetici e non, mi viene da pensare che i soldi non li ha solo chi li spreca,
Chiaramente intervenire in questo modo significherebbe avere centinaia di migliaia di posti di lavoro nella riqualificazione energetica. Sono posti di lavoro qualificanti e qualificati. Quindi coibentare l'abitazione, mettere contabilizzatori di calore e elettricità che automaticamente fanno risparmiare fra il 10 e il 15%, semplicemente perché si visualizzano i consumi. È un aspetto psicologico ormai provato. Poi per condomini, gruppi di case, si possono installare dei microcogeneratori oppure sistemi di energie rinnovabili. I microcogeneratori producono calore e energia elettrica assieme da una stessa fonte, che è appunto il motore della microcogenerazione. E questi sistemi hanno rendimenti che superano il 90%, perché sono sistemi decentralizzati. In Germania la Volkswagen sta producendo e installerà prossimamente 100.000 di questi microcogeneratori. Non lo fa perché è ambientalmente sensibile, perché una industria automobilistica non è per antonomasia ambientalmente sensibile, lo fa semplicemente perché gli rende economicamente. Noi abbiamo Marchionne, che appartiene sempre all'era del Pleistocene, che vuole ancora vendere automobili in Italia, in un paese dove ci sono più veicoli che persone con la patente. Quindi se si pensa che da queste persone arrivino le soluzioni, possiamo abbandonare ogni speranza. Ma invece noi stessi possiamo mettere in campo molte soluzioni. Quindi, ricapitolando, dobbiamo diminuire drasticamente i consumi. Tra l'altro i consumi diminuiranno per forza, perché siamo in un mondo di risorse finite, quindi, e agire concretamente. Ci si può mettere assieme ad altri e creare dei gruppi di acquisto energetico. Già qualcuno ne sta nascendo per l'acquisto di solare termico e fotovoltaico, e possono essere dei gruppi di acquisto collettivo che nascono sulla falsariga dei gruppi di acquisto alimentare, e si possono fare gruppi di acquisto anche per microcogeneratori, per materiali isolanti naturali, per le finestre con doppi e tripli vetri. I pilastri del nuovo modo di pensare, di un sistema di pensare e agire sensato, sono il risparmio energetico a parità di benessere, l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle energie rinnovabili in un'ottica di decentralizzazione. Questa è la strategia da seguire e questo è un approccio integrato e sistemico. I vantaggi sono molteplici. Abbiamo minori rischi di blackout, maggiore flessibilità della rete, adattamento della produzione energetica alle differenti situazioni locali, dove si può prediligere una fonte rinnovabile rispetto ad altra, diminuzione dei costi in bolletta, diminuzione dell'inquinamento locale e complessivo, diminuzione della dipendenza energetica dall'estero, che vediamo tutti i problemi che comporta, diminuzione dei conflitti armati e le guerre per l'accaparramento delle risorse energetiche, diminuzione delle infrastrutture necessarie a trasportare per migliaia di chilometri questi combustibili fossili, diminuzione dei trasporti necessari alla dislocazione di combustibili fossili, piattaforme petrolifere, navi petrolifere, con tutte le conseguenze che abbiamo avuto. La diminuzione dei rischi di attentati a queste centrali, che poi se sono nucleari o rigassificatori i rischi sono altissimi, e la diminuzione dei costi per l'acquisto dei combustibili fossili, quei costi che risparmiati potrebbero essere tranquillamente investiti nella ristrutturazione energetica del patrimonio edilizio italiano, e in ultimo la diminuzione degli scontri e delle tensioni che ci sono a livello locale e che sono causati dall'installazione di queste centrali del tutto inutili e inquinanti che vogliono mettere dappertutto. Quindi sostanzialmente agire con un semplice buonsenso dà solo vantaggi e benessere. Io chiuderei con un'ultima considerazione. Queste persone che ci comandano, questi esperti, questi super manager, e vogliono decidere del nostro destino, lo fanno perché ci hanno convinto che noi non possiamo fare nulla, che noi siamo completamente alla loro mercé. Non c'è niente, a mio avviso, di più sbagliato. Ognuno di noi, attuando dei cambiamenti pratici, quotidiani, ha un potere enorme e può fare davvero la differenza. E questo potere, unito a quello degli altri, diventa una moltitudine inarrestabile che è in grado di migliorare radicalmente la situazione attuale e vivere senza autodistruggerci in questa meravigliosa terra che ci ospita.